Nato a San Giuseppe Jato il 20 febbraio 1957, è stato un membro di rilievo di Cosa Nostra, condannato per oltre un centinaio di omicidi, tra cui quello del piccolo Giuseppe Di Matteo, strangolato e sciolto nell'acido, e poi dell'omicidio del giudice Giovanni Falcone nella strage di Capaci. Brusca ricoprì un ruolo fondamentale nella strage di Capaci, in quanto fu l'uomo che spinse il tasto del radiocomando a distanza e fece esplodere il tritolo piazzato in un canale di scolo sotto l'autostrada. Figlio del boss Bernardo Brusca, entrò nella cosca del padre fin da giovanissimo per diventarne ben presto il reggente. Rina, Provenzano, Calogero Bagarella, fratello maggiore di Leo Luca, ucciso nel corso dell'agguato dal boss mafioso Cavataio. Queste persone trascorrevano la loro latitanza a San Giuseppe Jato. Il padre Bernardo, infatti, uomo di assoluta fiducia di Rina, aveva incaricato il figlio Giovanni di portare il cibo ai latitanti. Nel 1975 la fedeltà del giovane Giovanni a Cosa Nostra fu riconosciuta con il rituale inserimento nella famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato, dove, come padrino di affiliazione, ebbe proprio Totò Riina. All'epoca il padre Bernardo reggeva di fatto il mandamento in sostituzione di Antonino Salamone, che per problemi giudiziari conseguenti alla prima guerra di mafia trascorreva gran parte del suo tempo in Brasile. Bernardo Brusca seppe essere uno dei più validi alleati di Riina nella faida che contrappose la fazione corleonese al gruppo sino ad allora dominante in Cosa Nostra, che faceva capo a Tano Badalamenti, Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo. Faida che per vari anni covò in forma latente, ma che poi esplose tra il 1981 e il 1982, concludendosi con lo sterminio dei rivali e l'assoluto trionfo della fazione corleonese. Il papà Brusca venne ricompensato con l'attribuzione della carica di capomandamento di San Giuseppe Jato, perché vennero ricostituiti i mandamenti nella fine del 1982 e gli inizi del 1983, e la zona di Tammusi, che rientrava nel territorio, divenne un punto di riferimento, anche perché Totò Riina ci trascorreva la sua latitanza. Lì avevano luogo varie riunioni di Cosa Nostra. Giovanni fu arrestato nel settembre del 1984 a seguito delle rivelazioni di Tommaso Buscetta. Nel marzo del 1985 raggiunse il soggiorno obbligato di Rinosa, da dove rientrò il 31 gennaio 1986. A causa dell'arresto di Bernardo Brusca, venuto nel corso del 1985, si allontanò da quel territorio Totò Riina perché non riteneva più un posto sicuro. La gestione del mandamento era stata assunta da Balduccio Di Maggio, che manteneva i rapporti tra Riina e quel mandamento, anche se le funzioni di rappresentanti nella commissione provinciale vennero delegate da Bernardo Brusca allo stesso Totò Riina, perché avevano il sospetto che l'arresto del capo mandamento fosse da ricollegare al tradimento di qualcuno degli uomini a lui più vicini, sospettando anche il fratello Mario e suo figlio. Da quel momento Giovanni Brusca assunse un ruolo di rilievo nell'organizzazione di Cosa Nostra, partecipando a molti dei più scellerati fatti di sangue di cui si rese responsabile e divenendo uno dei principali trainanti di quella strategia stragista di attacco allo Stato. Giovanni si rese latitante dal gennaio 1992, dopo la cattura del Capo dei Capi, e rimase prevalentemente nel mandamento di San Giuseppe Jato, fino alla strage di Capaci, in cui svolse un ruolo esecutivo. Successivamente si rifugiò in alcune zone del Trapanese, come Mazzara del Vallo e Castellammare del Golfo, per poi tornare a nascondersi a Palermo, fino a quando non venne tratto in arresto il 20 maggio 1996 in provincia di Agrigento. Fu arrestato il 20 maggio 1996 ad Agrigento, nel quartiere Cannatello, dove un fiancheggiatore gli aveva dato a disposizione un villino. Per identificare il punto esatto in cui si trovava Giovanni Brusca venne adottato lo stratagemma di utilizzare una motocicletta guidata da un poliziotto in borghese, il quale dava delle forti accelerate al motore, portandosi di fronte ai cancelli delle ultime 3 ville, in modo che
il rombo del motore fosse percepibile dall'audio di fondo dell'intercettazione telefonica sull'utenza di Brusca. Via radio guidarono il collega in moto in quel segmento di via e, ascoltando il massimo percepibile del rumore del motore, capirono che era quello il punto esatto, dando via il blitz. L'azione fu molto movimentata e nello stesso tempo velocissima. Dopo l'arresto, Brusca tentò inizialmente di depistare gli inquirenti, ma poi decise di collaborare con la giustizia e confessò numerosi omicidi. Per la prima volta dal suo arresto, Giovanni Brusca ha chiesto pubblicamente perdono ai familiari delle sue vittime. Lo ha fatto ricordando di essere l'assassino di Giovanni Falcone, degli agenti della scorta e di tante altre vittime, dicendo: di cui non capivo il motivo per cui Cosa Nostra e Totò Riina ne decideva la morte. E continuo a non comprenderlo adesso. Sono stato un automa del male, perché credevo in Salvatore Riina e per me Cosa Nostra era un'istituzione e la rispettavo. Ho vissuto per Cosa Nostra e ne rispettavo le regole, e il mio altruismo verso l'organizzazione mi ha portato a commettere fatti orrendi, perché non avevo nulla di personale contro Falcone o contro molte delle mie vittime. Avevo ucciso Falcone e gli uomini della scorta e quindi non mi aspettavo un trattamento particolare. Nel suo libro racconta: avevo già adoperato l'autobomba per uccidere il giudice Rocco Chinnici e gli uomini della sua scorta. Sono responsabile del sequestro e della morte del piccolo Giuseppe Di Matteo, che aveva 13 anni quando fu rapito e 15 quando fu ammazzato. Ho commesso e ordinato personalmente oltre 150 delitti. Ancora oggi non riesco a ricordare tutti, uno per uno, i nomi di quelli che ho ucciso. Molti più di 100, di sicuro meno di 200. Brusca dichiarò inoltre di non aver partecipato fisicamente alla strage di Via D'Amelio, avvenuta il 19 luglio 1992 a Palermo, in cui persero la vita il giudice antimafia Paolo Borsellino e la sua scorta. Pensì di essere uno dei mandanti perché ha conoscenza di tutti i progetti di morte di Cosa Nostra per l'anno 1992. Brusca decise anche di affrontare la situazione del pentimento di Santino Di Matteo, detto Mezzanasca, rapendo l'allora tredicenne figlio. Con la collaborazione di altri criminali e pregiudicati a lui sottoposti, sequestrò il ragazzino nei pressi di un maneggio che era solito frequentare e per i 2 anni successivi lo spostò continuamente in vari nascondigli. I tentativi di Cosa Nostra di convincere il padre a ritrattare le sue confessioni fallirono e portarono Brusca a eliminare il piccolo Di Matteo, facendolo prima strangolare e successivamente sciogliere nell'acido. Giovanni Brusca, il quale confermò l'insoddisfazione di Riina per l'andamento del maxi processo ancor prima della sentenza definitiva della Corte di Cassazione e, conseguentemente, la ripetuta manifestazione della minaccia di uccidere l'onorevole Lima, sul quale Riina aveva fatto affidamento per aggiustare il maxi processo. Brusca racconta che riunioni di commissione provinciale ce ne sono state più di una, dal 90 al 92, fino a che è stata arrestato Riina. Ha partecipato a 4-5 riunioni. Brusca ha confermato che nel dicembre del 91 si tenne un'ulteriore riunione della commissione provinciale, a casa di Guddo, anche con la presenza di Giuffre. Dice che erano in uno scantinato, vicino alla casa di Guddo, perché Totò Riina si muoveva sempre nell'ambito della casa sua, dove abitava, vicino alla rotonda. Si muoveva nell'arco di 1, 2, massimo 3 chilometri, non andava oltre. Si muoveva nel territorio di Raffaele Ganci, di La Barbera e Salvatore Cancemi, cui parteciparono quasi tutti i capi mandamento, tra i quali anche Giuffre, e nella quale prese la parola Riina, manifestando, senza alcuna opposizione dei presenti, l'intendimento di uccidere i giudici Falcone e Borsellino, quali nemici storici di Cosa Nostra, ed alcuni politici che a suo dire avevano tradito Cosa Nostra, tra i quali Lima. Brusca infine ha attribuito quella decisione comunicata nella riunione esclusivamente a Riina, ben conoscendo il potere assoluto che questi all'epoca esercitava in Cosa Nostra. Tutte queste dichiarazioni le fece dopo che, avendo architettato un depistaggio dell'inchiesta insieme al fratello, venne tradito dal fratello stesso e, messo alle strette, decide finalmente di collaborare realmente. Se questa storia ti è piaciuta, lascia un bel like al video e iscriviti al canale, che è gratis e mi aiuti a crescere e portare nuovi contenuti.
A presto nel prossimo video.